Giulia, fermati un momento. Non mi sento molto bene. Cosa ti succede, Luca? Sei molto pallido. Ho un forte mal di testa e mi sento tutto accaldato. Forse hai un po' di febbre. Guarda, là c'è una farmacia. Quella con la croce verde che lampeggia. Esatto. Andiamo subito a vedere se è aperta. Spero di sì. Ho bisogno di qualcosa per il dolore. Respira con calma. Siamo quasi arrivati all'ingresso. Mi sento anche la gola molto secca e infiammata. Allora è meglio chiedere consiglio al farmacista. Grazie per avermi accompagnato. Mi sento debole. Non preoccuparti, entriamo subito al fresco. Ecco, la porta si apre. C'è molta gente dentro. No, sembra che ci siano solo 2 persone in attesa. Meno male, non riuscirei a stare in piedi per molto tempo. Siediti su quella sedia vicino all'ingresso. Io prendo il numero. Va bene, grazie. Sento che la testa mi scoppia. Ho preso il numero 25. Noi siamo il prossimo turno. C'è un profumo di medicine e sapone qui dentro. È una farmacia molto pulita e ben organizzata. Speriamo che abbiano qualcosa di efficace e veloce. I farmacisti italiani sono molto esperti. Ti aiuteranno di sicuro. Mi fa male anche quando provo a deglutire. Allora dobbiamo spiegare bene tutti i sintomi al dottore. Guarda quanti prodotti per l'influenza ci sono su quel muro. Sì, ma non prendere nulla da solo. Aspettiamo il nostro turno. Forse mi serve solo una vitamina C o un integratore. Se hai la febbre, serve qualcosa di più specifico. Hai ragione, mi sento anche i brividi di freddo adesso. È un tipico segnale di influenza stagionale, purtroppo. Proprio adesso che abbiamo iniziato la nostra vacanza. Non abbatterti, con la medicina giusta passerai in 2 giorni. Spero che tu abbia ragione, non voglio restare a letto. Ecco, il monitor segna il nostro numero. Tocca a noi. Aiutami ad alzarmi, mi gira un po' la testa. Appoggiati al mio braccio e andiamo verso il bancone. Buongiorno, dottore. Ho bisogno di un consiglio urgente. Il mio amico non si sente bene da circa un'ora. Mi fa male la testa e sento molta stanchezza nelle gambe. Sì, ha anche mal di gola e brividi. No, non ho allergie a nessun farmaco. Ha mangiato qualcosa di strano oggi a pranzo. No, ho mangiato solo un'insalata leggera e molta frutta. Quindi pensa che sia un colpo di calore o influenza? Il dottore dice che potrebbe essere un'influenza leggera. Ci consiglia un antipiretico e uno spray per la gola. Sì, mi sembra l'ottima soluzione per iniziare. Grazie, dottore, ci fidiamo dei suoi consigli. Cosa sta prendendo il farmacista da quel cassetto? Sta prendendo una scatola di compresse effervescenti. Sono facili da sciogliere in acqua, vero? Sì, è il modo più veloce per far agire il principio attivo. Mi serve anche qualcosa per calmare questo bruciore alla gola. Ecco, ci propone questo spray a base di erbe naturali. Preferisco qualcosa di naturale, se è possibile. Dice che questo è molto forte, ma non irrita la mucosa.
Perfetto, lo prendiamo subito allora. Dottore, serve la ricetta medica per queste compresse. Dice che questo è un farmaco da banco. Ottimo, così non dobbiamo andare dal medico stasera. Giulia, chiedi bene quante volte al giorno devo prenderle. Mi scusi, quante compresse può prendere in 24 ore? Dice una ogni 8 ore, dopo i pasti. Quindi 3 volte al giorno. Colazione, pranzo e cena. E per lo spray invece, qual è la dose consigliata? 2 spruzzi ogni 4 o 6 ore, al massimo. Devo bere molta acqua insieme alla medicina? Sì, il dottore raccomanda molta idratazione e riposo assoluto. Mi ha spiegato se ci sono effetti collaterali comuni? Dice che potrebbe causare un po' di sonnolenza. Beh, allora dormirò meglio stanotte, ne ho bisogno. È proprio quello che ti serve per guarire in fretta. Guarda la data di scadenza sulla confezione, per favore. Scade nel 2028, quindi è freschissima. C'è scritto se posso prenderla a stomaco vuoto. No, qui dice chiaramente di prenderla a stomaco pieno. Allora devo mangiare qualcosa prima della prima dose. Possiamo comprare dei cracker o dei biscotti qui vicino. Va bene. C'è scritto altro di importante nel foglietto illustrativo. Dice di non superare mai la dose massima giornaliera. Sarò molto attento, non voglio rischiare nulla. Ti aiuterò io a ricordare gli orari giusti, Luca. Sei sempre molto premurosa con me. Grazie di cuore. Siamo amici, è normale aiutarci nei momenti di difficoltà. Giulia, forse dovremmo comprare anche un termometro. Hai ragione, non ne abbiamo uno in valigia. Dottore, ha un termometro digitale semplice da usare? Ecco, ne ha tirato fuori uno molto moderno e veloce. Quanto tempo ci mette a misurare la temperatura? Solo 10 secondi. E suona quando ha finito. Fantastico, prendiamo anche questo allora. Così possiamo controllare se la febbre scende durante la notte. Mi sento già più tranquillo con tutto questo kit medico. La prevenzione è importante, anche quando siamo in viaggio. Spero che non costi troppo tutto questo insieme. La salute non ha prezzo, ma le farmacie qui sono oneste. Quanto dobbiamo pagare in totale per tutto? Vediamo, il totale è di 35,50 €. Accettano la carta di credito o vogliono i contanti? Accettano sicuramente la carta. Vedo il simbolo sul bancone. Pago io, Giulia. Non voglio che spendi i tuoi soldi per me. Non dire sciocchezze. Posso anticipare io se non trovi la carta. No, ho il portafoglio proprio qui nella borsa. Ecco, inserisci la carta nel lettore e digita il codice. Fatto. Il pagamento è stato autorizzato correttamente. Ecco lo scontrino e il sacchetto con le tue medicine. Possiamo chiedere se hanno anche delle caramelle al miele. Certo, ne prendo un pacchetto. Aiutano molto per la gola. Usciamo. L'aria fresca mi farà bene per un momento. Cammina piano. L'hotel è a soli 200 metri da qui. Appena arriviamo in camera prendo la prima compressa. Prima però mangia quei cracker che abbiamo comprato. Sì,
Hai ragione. Devo seguire le istruzioni del dottore. Stasera ordiniamo un brodo caldo in camera, che ne dici? Mi sembra un'ottima idea, molto leggera e salutare. Vedrai che domani mattina ti sentirai molto meglio. Lo spero davvero. Voglio tornare a visitare la città con te. Roma non scappa, Luca. La salute viene prima di tutto. Grazie ancora per tutto quello che hai fatto oggi. Di nulla. Ora pensiamo solo a farti guarire.